A questo punto andiamo a tagliare la barra filettata. Questa barra filettata è una M14 zincata di 1 metro di lunghezza. Come possiamo vedere sul lato, da questo lato ho una simulazione dell'ingombro complessivo che dovrebbe avere il sistema di sollevamento, comprensivo di piano di appoggio superiore e fondo inferiore. Quindi considerando un piano superiore di 18 mm, la lunghezza complessiva del pilastro di sostegno e il fondo di 18 mm, e volendo ipotizzare l'utilizzo di 2 controdati dei fissaggi, andrei a fare il taglio a questa altezza per una lunghezza complessiva di centimetri 35. Quindi avrei comunque un ampio margine di tolleranza. Una volta che abbiamo tagliato con il seghetto a mano la barra filettata in 2 parti, questa parte dovremo andarla a sagomare in modo da ottenere una forma di un bullone M8. Siamo ormai giunti alle fasi finali del progetto. Come possiamo vedere, questa è la struttura portante del sistema di sollevamento del rifilatore. La sua base è costituita da un multistrato di pioppo di centimetri 20 x 13, ai cui lati ho provveduto a fissare con delle viti da legno da 5 x 80 mm, 2 per ogni moraletto. E come abbiamo visto nelle immagini precedenti, come anche dal progetto realizzato, ogni moraletto al suo interno ha un canale di scorrimento al cui interno a sua volta scorre una sorta di slitta che ha una dimensione di 10 cm per 3 cm e mezzo e 2 cm di spessore. Questo sistema di scorrimento è stato realizzato per entrambi i moraletti.
Sulla base della piattaforma vediamo un foro che è stato realizzato con una Forstner da 25 mm per permettere l'inserimento del sistema vero e proprio di sollevamento del rifilatore. Il corpo principale di questo sistema è costituito da questa barra filettata che ha una lunghezza di 35. Questa barra filettata è una M14. Come possiamo vedere, io ho già provveduto a inserire su una delle due estremità due bulloni. Avrà lo scopo preciso di bloccare il movimento della barra filettata in modo da permettere che la barra filettata possa movimentare quello che è il collare di tenuta del rifilatore. Adesso la barra filettata, come possiamo vedere da questa immagine, praticamente è stata inserita all'interno di un bullone esagonale prolungato di questo tipo, e ho provveduto a sagomare all'interno del collare del rifilatore la forma esagonale per inserire a incastro il bullone stesso. La funzione di questo bullone è quella che poi in sostanza è quella che permetterà alla barra filettata di movimentare il collare, permettendo quindi al rifilatore di avere un vero e proprio sistema di sollevamento. Come possiamo vedere, io ho già provveduto a montare sulla barra filettata due bulloni contrapposti e alla sua base provvederò a inserire una rondella sempre per barra filettata da 14. A questo punto il sistema si può dire quasi completo, non mi resta altro che fare gli ultimi passaggi, e sono di inserire il collare di tenuta del rifilatore con le due slitte che sono state incollate come da progetto. Questi sono gli alloggiamenti delle due slitte che ho descritto precedentemente e questo è il progetto di realizzazione. Una volta fatto questo, posso andare a inserire le due slitte all'interno dei due canali presenti sui moraletti e inserire la barra filettata all'interno del foro presente sul fondo. A questo punto non mi resta altro che inserire la controrondella e andare ad avvitare i due, andare a stringere i due bulloni per bloccare la barra filettata. Prendo le pinze una volta stretto con due bulloni contrapposti sia la parte sottostante alla base che la parte superiore alla base, non mi resta altro che a questo punto andare a inserire in questo ricavo quello che è il rifilatore. Questi due fori che vediamo sul collare di tenuta del rifilatore permettono l'inserimento di questi due perni M8 che vanno inseriti all'interno. A questo punto non mi resta altro che inserire il rifilatore nel suo alloggiamento, andare a inserire l'anello di tenuta del rifilatore stesso e a bloccare tutto con le due manopoline. A questo punto non mi resta altro che fare una prova di funzionamento del sistema completo utilizzando il trafano. Come possiamo vedere, il sistema funziona perfettamente.
come abbiamo potuto constatare dalle immagini, il progetto funziona egregiamente. Il sistema realizzato lo posso considerare un vero e proprio prototipo, in quanto ho utilizzato materiale di scarto presente all'interno del mio laboratorio. Fammi sapere nei commenti cosa pensi di questo tipo di sollevamento adattabile sia a un rifilatore che a una fresatrice vera e propria. Il progetto stesso è stato illustrato passo passo, sia attraverso dei disegni realizzati con SketchUp, sia illustrando il materiale una volta realizzato. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo tipo di progetto nei commenti, quali sono eventuali migliorie da apportare a questo tipo di progetto. Bene, siamo giunti ai saluti finali, un bel like è cosa gradita, se ti fa piacere condividi questo video con i tuoi contatti, se non ti sei iscritto ti invito a farlo e a spuntare la campanellina in modo da attivare le notifiche per ricevere l'uscita dei prossimi video, che ti ricordo di essere programmati per il venerdì alle ore 21. Non mi resta altro che augurarti un buon fine settimana, ringraziarti per la visione di questo video, rinviarti a venerdì prossimo per l'uscita del nuovo progetto e augurarti una buona domenica. Ciao!